17 anni di carriera, 22 milioni di dischi venduti, milioni di visualizzazioni. Tutti voi conoscete il Volo, ma forse non avete sentito le domande di 3 cantanti e 3 grandi uomini che sono stati direttori per un giorno al Resto del Carlino. E quindi seguiteci nel podcast Il Resto di Bologna, che racconta quello che non sapete di Bologna, racconta soprattutto i grandi protagonisti che passano da Bologna e che vivono Bologna ogni giorno. Ed ecco per voi il Volo. Benvenuti al Volo, al Resto di Bologna, dei grandi amici del Resto del Carlino, dei nostri lettori e di chi ci segue su questo podcast. Ciao ragazzi, bentrovati. È un piacere essere qui e grazie dell'invito. Quando parliamo del Volo parliamo di un successo planetario, ma parliamo di uomini che prima di tutto ci mettono la faccia, la loro voce, per raccontare un mondo della cultura e del paese che cambia. E quindi la prima cosa che vi chiedo è come vedete cambiare il paese e come la musica, la vostra musica, la musica che è un patrimonio di questa nazione, sta cambiando. Ci siamo incontrati quando avevamo 14-15 anni e quindi la pressione delle responsabilità, siamo entrati nel mondo del lavoro quando eravamo davvero giovanissimi e quindi l'asticella della responsabilità è mantenere sempre viva, come posso dire, la capacità di mostrarsi sempre all'altezza, che a volte può essere una pressione esterna, e questo ci ha portato sicuramente a crescere più velocemente, ma ad stare attenti a tutto quello che bisogna dire, ma soprattutto costruire un pensiero critico capace di poter influenzare anche gli altri in qualche modo, anche da artisti, da cantanti. E oggi a 30 anni è quello che stiamo cercando di fare, di crescere non solo artisticamente ma anche come persone, ed essere qui presenti anche a una riunione, sentirvi parlare appunto di geopolitica, di cronaca, è stato molto stimolante. Ed è un'esperienza che sicuramente porteremo con noi, cercando di crescere sempre di più. Ignazio, invece tu sei padre da poco, come ti ha cambiato la paternità e che titolo vorresti lasciare a tuo figlio se potessi scegliere, visto che oggi abbiamo parlato di giornali, di giornalismo? Quello che lascerà il titolo sarà Piero, lascerà il titolo da barone a suo figlio. No, diciamo che la vita da padre ti cambia, ma personalmente, per la mia esperienza diretta, mi ha cambiato in maniera molto naturale. Quando pensi a quando ti sposerai o quando avrai figli, quando pensi che, parlo sempre come esperienza personale, ovviamente ogni caso è a sé, avevo sempre pensato che fosse quasi un ostacolo, no? Da superare o una vetta da scalare. Invece tutto è arrivato in un modo molto naturale, forse perché dipende anche, come in tutto, la volontà, la voglia che si ha nell'avere qualcosa, il desiderio che si ha. E così anche con tutto, con il lavoro che si sogna, con la carriera che si sogna, con tutto quello che si vuole ottenere, con i propositi che si ha nella vita. Se davvero li vuoi, arriva in modo a volte più difficile, a volte in modo facile, ma arriva in modo naturale. Prima abbiamo raccontato un po' di come sta cambiando questo mondo, no? Questo mondo dagli equilibri sempre più fragili, dove gli uomini spesso sono l'uno contro l'altro. Allora Piero, volevo chiedere invece che cos'è per te l'umanità? Secondo i latini, humanitas è riconoscersi anche gli uni negli altri, no? Allora in questo mondo sempre più difficile, in questo mondo dove voi viaggiate, andate dappertutto, in paesi anche lontani, dove gli equilibri sono molto diversi, come ci si può, secondo te, riconoscere gli uni negli altri? Di base c'è l'ascolto nell'umanità. Per umanizzarsi bisogna saper ascoltare. E credo che ascoltare il pensiero degli altri sia una grande apertura mentale. Forse il più grande ostacolo dell'umanità è la presa di posizione. Bisogna essere sempre predisposti al cambiamento di idea, al magari pensare di non aver per forza ragione su tutto e su tutti. E forse bisogna
innanzitutto lavorare su un esame di coscienza. Ogni giorno dovremmo farci un esame di coscienza su cosa stiamo facendo, sul contributo che stiamo dando all'umanità, ma soprattutto a noi stessi. Allora, dovete sapere che agli ospiti del nostro podcast, chi ci viene a visitare, i nostri direttori per un giorno, facciamo sempre fare delle domande dai nostri lettori e qui ne ho un po' per voi. Quindi ora ve le leggo e poi dovete rispondere. Allora, visto che ne abbiamo tante, facciamo domande brevi e risposte brevi. Allora, Anna Carcano dice: se ognuno di voi potesse decidere quale notizia o argomento di attualità mettere in prima pagina, quale sarebbe e che titolo mettereste? Quindi Anna un po' ha interpretato quello che avevo chiesto anch'io. Partiamo da Gianluca. Ma come mi collego al discorso di prima, l'importante del pensiero contrastante, si può crescere solo attraverso le divergenze, quindi riportare un po' il metodo socratico, come dire, attraverso la maieutica cercare di arrivare alla verità, non con lo scontro ma con un dialogo aperto e costruttivo. Quindi ogni voce merita di essere ascoltata, direi, come titolo. Esatto. Prossima domanda la faccio leggere a Ignazio. Fai una domanda e datti una risposta. Allora, vestire i panni di direttore per un giorno vi ha fatto vedere l'informazione e l'attualità con occhi diversi? No, più che altro non è che ci ha fatto vedere, parlo sempre in modo personale, poi non è che mi ha fatto vedere l'informazione o l'attualità in modo diverso, se no mi ha fatto scoprire il grande lavoro che ci sia dietro a voler dare un'informazione al più quanto veritiera. E davvero ci sono dei professionisti che hanno un grande talento, voglia davvero di fare, perché comunque non è facile gestire un giornale, gestire le notizie, gestire l'attualità, ecco, quindi è stato interessante vedere questo. Piero, c'è una domanda anche per te, ve la faccio leggere poi. Questa proprio per te. Piero, questa esperienza da direttore ti ha fatto riflettere in modo diverso sul peso delle parole e della comunicazione. Abbiamo sempre dato grande peso alle parole e soprattutto affrontarle con grande responsabilità, perché quando si dice qualcosa devi anche pensare alle conseguenze. Sulla comunicazione oggi è stato affascinante vedere e comprendere come funziona la comunicazione e sul peso che ha una penna. Quindi vedo tanta armonia in questa redazione, vedo tanto impegno, ma soprattutto tanta serietà nell'affrontare ogni tipo di comunicazione. Grazie, torniamo a Gianluca. Poi dopo facciamo anche un po' di domande sulla musica e su di voi, perché qua ne abbiamo ricevute centinaia. Se fossi un giornalista, quale personaggio della politica, dello spettacolo, dell'arte e dello sport ti piacerebbe intervistare e cosa gli chiederesti? Ma chiederei alla Meloni cosa pensa di Berlinguer. In maniera molto sincera e onesta, no? Vediamo se risponde. Vediamo se risponde, nonostante appunto i pensieri che possono essere anche contrastanti, però è bello anche poter ascoltare un parere diverso, no? E gliela rivolgeremo. Sì. Passiamo a Ignazio. Quella più lunga mi avete dato. Allora, buongiorno, sono Rosa Anna da La Terza, in provincia di Taranto. Siete meravigliosi, sono stata lo scorso anno a Bari al vostro concerto, che dire, proprio un capolavoro. Eravamo vicinissimo a cantare insieme opera. Volevo chiedervi, siete tra tre personalità vocali molto diverse, in che modo il vostro processo creativo in studio è cambiato negli anni per permettere a ognuno di contaminare il genere dell'altro senza perdere l'identità del gruppo? Cosa ascoltate quando avete bisogno di silenzio o di ritrovare voi stessi? Grazie per la musica che portate in giro per il mondo e che regalate a noi. Allora, sicuramente in studio il nostro modo di lavorare è cambiato tanto, perché all'inizio i primi anni sono stati importanti per conoscerci. Oggi c'è stato un momento della nostra carriera dove pensavamo che per registrare gli album avessimo bisogno di una persona a livello vocale, senza fare affidamento a noi tre. Poi ci siamo resi conto che negli ultimi anni chi meglio di noi ci conosce, e quindi in studio ci aiutiamo a vicenda, sappiamo l'uno con l'altro, sappiamo che consigli darci, i nostri punti di forza e anche come potrebbe essere un risultato, magari una parte cantata in modo diverso.
E io personalmente nei miei silenzi, quando voglio, cioè, quando voglio ascoltare qualcosa in bisogno di silenzio, non ascolto niente perché ho bisogno di silenzio. Questo Ha senso? sì. Morricone diceva che il sì, silenzio è musica. Sì. La voce del silenzio, peraltro, sappiamo che è anche un pezzo Sì. bellissimo. Abbiamo ricevuto anche domande dall'estero. Te ne E giro comunque una? in caso ascolto Chopin, in caso. Questo è molto bello. I notturni sono stupendi. Assolutamente. Maria Nicolova, scrive da Sofia, vi chiede: quando avete una nuova canzone inedita, cosa fate per farla diventare un capolavoro? Studiate il mercato musicale o vi affidate al vostro intuito e talento? Se possibile, raccontatemi nel dettaglio come è il vostro processo. L'errore più grande per quando si fa musica è studiare il mercato musicale. Quindi per far musica ed essere autentici bisogna ascoltare se stessi, quindi cerchiamo di seguire il nostro gusto personale e le nostre sensazioni. Questa è per Gianluca, direttamente da Erika, che scrive dall'Ungheria, e ti chiede: c'è qualcosa che il successo ti ha dato ma allo stesso tempo ti ha tolto? Quando tutto si ferma, cosa ti aiuta a ritrovare equilibrio? Devo dire che forse il successo non credo che tolga realmente qualcosa, perché non si parla solo di successo materiale, no? Il successo è, come dicevamo prima, comprendere qual è la tua autenticità, la tua vocazione e portarla avanti a tutti i costi, essere coraggioso di essere se stesso, no? Ma al di là di questo, sicuramente io ritrovo la pace quando torno nelle strade dove correvo quando ero bambino, nel paese Montepagano, quando abbraccio la mia famiglia, quando torno e so che c'è un posto sempre in cui poter tornare, nonostante tutti i viaggi. Quindi sì, casa per me è il posto dove trovo l'equilibrio. Dove trovi il tuo equilibrio, dove stacchi? Invece questa è una domanda che riguarda in parte anche il giornalismo, la faccio a te Ignazio. Adesso va di moda l'intelligenza artificiale, scrive questa nostra lettrice. Pensate di usarla nel futuro, nei vostri prossimi progetti? Questa è una domanda che porta dietro tante conseguenze, no? Etiche, morale. Credo che però l'uomo, al netto di tutti gli strumenti, dia lui davvero qualcosa. Quindi come la vedete sulla musica? L'intelligenza artificiale può essere un grandissimo assistente. L'unico modo, l'unica cosa è che, come in tutte le cose, è l'uso che ne fai, come lo usi. Ecco, sicuramente cerchiamo di stare sempre attenti a non perdere la nostra autenticità, di non influenzarla con un'intelligenza artificiale che comunque cerca solo il risultato numerico. Ecco, appunto, chiamerei intelligenza quantistica più che altro. Quindi non abbiamo mai utilizzato l'intelligenza artificiale se non per magari avere qualche idea, farci un'idea su delle grafiche o su delle idee di organizzazione, però a livello musicale assolutamente no. Da St. Louis, quindi qui dagli Stati Uniti, una fan che vi ha visto a un concerto a Radio City Music Hall a marzo 2025. Potete parlare della relazione, a volte anche la tensione che c'è tra l'essere dei professionisti della musica e invece la gioia, quindi tra la disciplina e la creatività, tra l'estro e il lavoro, cioè quella che per voi è una grande passione è diventato un lavoro. Quindi vi chiedono come in una performance questi due aspetti si riescono a tenere insieme. Non decidi a che pubblico arrivare, il pubblico è un prolungamento di te, se così possiamo dire, e il nostro pubblico rappresenta un po' quello che è il nostro genere musicale, anche se noi poi artisticamente non siamo solo cantanti lirici, però è chiaro che il palco è l'espressione di ciò che siamo, dove mettiamo appunto in luce la nostra sensibilità artistica, e vedere appunto le persone che riescono ad emozionarsi attraverso le nostre esibizioni è la parte più bella, è l'ossigeno per un cantante salire sul palco. Noi siamo interpreti, quindi quello che facciamo è riportare musica del passato, riarrangiandola, lavorando su inediti, su canzoni nuove e riproporle per un pubblico anche più giovane.
Ed è bello vedere che comunque è incredibile persone di tutte le età che vengono ai nostri concerti, nonostante siano generazioni totalmente diverse, sono attratte da questo genere musicale, no? Certo. Attinge dal passato e lo porta verso il futuro, Verso quindi nuova che non è dimensione. semplicemente un atto nostalgico, un riportare qualcosa per nostalgia, ma prendere dal passato e con innovazione. Ecco, questo è quello che siamo. Marianna invece, vado su Ignazio, dice: se non aveste fatto i cantanti, che lavoro vi sarebbe piaciuto fare? E questa è una curiosità. È piaciuto fare, non lo so, io da piccolo pensavo sempre che avessi fatto il veterinario, non so perché. Però realisticamente parlando sarei diventato un pizzaiolo o un muratore. Sì, Tuo padre era un muratore. sì. Vorrete rispondere anche voi? No, no, va bene, Questa? va bene, Vai così. Invece una domanda te la faccio io, su Bologna. Bologna è una delle città UNESCO della musica. Qui si è fermato Mozart, tra l'altro a poche centinaia di metri dalla sede dove siamo adesso. Mozart soggiornò prima di creare delle opere straordinarie quando era ancora molto giovane. È una città che ha dato tantissimo alla musica, ci siamo visti a casa di Lucio Dalla. Conoscete molto bene Bologna. Che cos'ha, Piero, Bologna per un musicista e che vibrazioni invece ti dà la città? Bologna ha Bologna è la città che ti permette di essere te stesso. Ha un modo unico di accogliere le persone che non sono nate a Bologna. Per me non è una città in cui sono venuto a vivere, sento che è la mia città. Ciò che non sento nelle più grandi città del mondo, New York, ma anche Milano. Bologna appartiene a chi ci vive e questa è una sensazione bellissima. E per chi fa il nostro lavoro, che chiaramente vuoi o non vuoi, magari quando cammini per strada le persone ti chiedono una foto, quindi anzi noi le facciamo ben volentieri, le accettiamo. Però Bologna, il modo, soprattutto dei bolognesi, il rapporto che c'è tra i cantanti e i bolognesi, a me la cosa che mi affascina è il sorriso che mi fanno le persone quando cammino per strada. Non ti importunano, non ti lasciano vivere, ma il loro sorriso ti fa capire che sei tanto apprezzato, e questo per un artista non è il bisogno di avere un'approvazione da parte del pubblico, però per un artista, per un cantante, chi fa il nostro lavoro, fa bene all'anima anche entrare in un ristorante, vedere che non passi inosservato. Questo non vuole soffermarsi sul narcisismo, sull'essere... È solo una questione di essere rispettati, e credo che un artista, un cantante, per essere rispettato ha bisogno anche di questo. Tra l'altro quest'anno è un anno importante, perché non so se lo sapete, ma sono i 40 anni di Caruso. Quindi 40 anni Sono i fa, 40 anni di Caruso, Caruso. non lo sapevo. Lucio Dalla la scrisse 40 anni fa. E quello è Dall'America Russo, Esatto. dell'album... nell'estate dell'86. Vero. E quel pezzo che avete cantato, che conoscete, è un pezzo che muove tanto. Che cosa ha dato secondo voi quel brano, quell'apertura di quel ritornello che di fatto, prima parlavamo di come no, una musica che magari ha una tradizione, una storia, radici antiche, e poi si apre verso il futuro, quindi lì riscrivendo tutta una tradizione napoletana si apre verso il domani, ed è un brano che è ancora assolutamente attuale. Che cosa vi ha dato quel brano lì? Guarda, la nostra carriera è fondata sul Made in Italy, sul bel canto, su ciò che è stato scritto da dei grandi compositori come Puccini, Verdi. Caruso, Lucio Dalla, ha contribuito fortemente al nostro patrimonio culturale e artistico, e dove saremo eternamente grati a Lucio Dalla per aver scritto questo capolavoro e tanti altri brani. Quindi quando vediamo anche la reazione del pubblico nel mondo, nelle prime note di Caruso ti fa capire la forza, di ciò che ha scritto Lucio Dalla. Ed è un pezzo che risuona sempre anche per voi, cioè quando lo... Sì, no, più che altro ripensavo a uno dei discorsi di Mattarella in cui diceva che c'è un patriottismo sano, che non è nazionalismo e non è nemmeno essere troppo conservatori, che può essere, non può essere anche negativo.
ma semplicemente riconoscere la forza della nostra cultura, che è intriso proprio nell'animo italiano, se ci pensi, no? Che parte dalla musica, dal cibo e da ogni cosa che ci deve rendere comunque orgogliosi, perché fa parte di noi, anche se ormai viviamo in un mondo dove siamo cittadini del mondo. Ma è chiaro che per uscire fuori dal nostro paese, per avere un successo che possa attirare un certo tipo di pubblico, che non solo italiano all'estero, con la musica è cantare questo genere musicale. E scopriamo che poi appunto Caruso è stata scritta da un bolognese, nonostante il ritornello sia in napoletano. Quindi anche Lucio Dalla ha saputo cogliere questa grande sensibilità e l'ha sfruttata per portarla in giro per il mondo, cantando appunto in una lingua che da O Sole Mio ai tanti grandi classici cantati da Pavarotti, da Bocelli, ci hanno portato comunque a farci conoscere culturalmente e musicalmente anche in tutto il mondo. Visto che avete parlato del Presidente della Repubblica, c'è un film, faccio uno spoiler, lo dico per chi non l'ha visto, così nel caso staccherà un attimo, l'ultimo film di Sorrentino, dove il Presidente della L'ho visto Repubblica ieri della sera, Grazia l'ho visto ieri. ascolta Gue Pequeno. Ascolta Ok. Gue Pequeno. Allora io sono curioso di sapere che cosa ascoltate voi invece, se c'è qualche artista che vi va di segnalare. È stato bello quel contrasto di Sorrentino nel vedere tipo Mattarella della situazione, che invece di ascoltare musica classica o musica della sua epoca ascolta Gue Pequeno. Beh, anche noi siamo un po' così, cioè, noi ascoltiamo, nonostante il genere musicale che proponiamo, ascoltiamo tutti i generi musicali, anche perché bisogna informarsi, come si fa leggendo i giornali tutti i giorni, bisogna rimanere a passo con i tempi senza perdere la propria autenticità, senza lasciarsi influenzare dagli altri generi musicali, ma noi ascoltiamo tutto, dal rap, da Bruno Mars, da The Weeknd, da De André a Battiato. Battiato è il mio guru, diciamo, però ascoltiamo veramente tutti i generi musicali. Datemi anche voi un po' qualcosa, un vostro guilty pleasure musicale, l'avrete? Bah, io ascolto pochissima musica. Ultimamente, non so, sto ascoltando più musica latina, non so, Luis Miguel. Poi reggaeton sì, però non Luis Miguel. Piero, tu invece? Ma dipende dalla fase della vita che stai vivendo. No, però ascolto tanta musica, però prevalentemente ascolto opere o no, opere liriche, sì. Quindi non ascolta Gue Pequeno, Non Gue Pequeno. come Mi De dispiace. Santis. No, non lo ascolto non perché io abbia un pregiudizio o qualcosa, ma l'ho ascoltato, sentito qualche volta alla radio, però non fa parte delle mie playlist. Tra l'altro lasciami dire che il 24 gennaio ci sarà la prima dell'Idomeneo al Teatro Comunale di Bologna e l'anno prossimo si chiama Verso Itaca, la stagione del Comunale, perché finalmente il Teatro Comunale di Bologna tornerà nella sua sede originale proprio per raccontare questo viaggio. Allora l'ultima cosa che vi chiedo appunto è proprio una domanda sul viaggio che vi fa Nicole e vi chiede qual è il modo in cui rimanete legati a casa quando siete all'estero. Quindi come trovate la vostra casa all'estero? Come troviamo la nostra casa quando siamo all'estero? Personalmente ho 3 modi. Porto con me alcuni libri da leggere o studiare, le scarpe per andare a correre è una cosa che non deve mancare nella mia valigia. Tu dici cosa c'entra le scarpe per rimanere legato a casa? In qualche modo correre è il mio modo di meditare. Quando corro, quando penso, ho tante cose che mi legano a casa, quindi mi riportano a casa. E 3, chiediamo sempre tutti e 3, questa è una cosa che ci accomuna, la macchinetta del caffè al mattino quando ci svegliamo in qualsiasi parte del mondo. Volete rispondere anche voi? Io porto tutto l'arredamento dentro le valigie e poi tolgo tutto nelle camere d'albergo e metto l'arredamento di casa mia. E la trasformo. Ignazio? Stai minchiato dove devi dire? Vabbè, dai, un po', se no troppo seri, poi dici troppo pesanti, che dici, no? Vai. Non so, non porto niente da casa, però penso che casa sia dentro di te, nei ricordi, in una chiamata, in una voce, quindi in un video. Grazie ai telefonini oggi puoi fare qualsiasi cosa, puoi videochiamare, puoi ricordare. Che provo a videochiamarti non mi va la telefonata. Hai un problema È un con il tuo messaggio. telefono? No, devi chiudere l'applicazione e riaprirla.
Ah sì? Ecco, Adesso sì. riproviamo. Sì, comunque sì, casa è nel cuore, ecco, non c'è bisogno per forza di un oggetto per ricordare casa. Allora, grazie a Gianluca, Ignazio e Piero, grazie al Grazie a voi. volo, a tutto quello che fate e grazie per la vostra gentilezza, che è una parola che avevamo usato in un'intervista che avevamo fatto prima del Sanremo di Capolavoro e devo dire che è una qualità, una virtù non scontata. E ci teniamo a dire che per noi è stato un grande privilegio e onore essere qui presenti e grazie per questa magnifica esperienza che non dimenticheremo. Grazie a voi, grazie.